Sea Forest Life è un progetto finanziato nell'ambito del programma LIFE della Comunità Europea. Sea Forest Life mira ad aumentare la capacità dei serbatoi di carbonio delle praterie di Posidonia oceanica attraverso la riduzione del loro degrado dovuto agli ancoraggi del turismo diportistico. L'habitat delle praterie di Posidonia contribuisce in maniera significativa al sequestro di carbonio. Il carbonio immagazzinato negli ecosistemi costieri e marini prende il nome di Blue Carbon. Con il progetto Sea Forest Life sono in corso le attività per l'installazione di campi boe sostenibili e la rimozione dei blocchi di cemento delle boe convenzionali. I piani degli ormeggi elaborati per le 3 aree di progetto regolamenteranno la sosta delle imbarcazioni nelle aree più sensibili. Inoltre sono stati realizzati interventi di ricucitura dei posidonieti degradati dagli ancoraggi attraverso il trapianto di nuove piantine. Il progetto Sea Forest Life creerà e promuoverà un mercato di carbonio dove le aziende che hanno pianificato di ridurre le loro emissioni potranno acquistare crediti di carbonio. In questo modo avranno la possibilità di compensare le loro emissioni finanziando direttamente le attività di conservazione e restauro delle praterie di Posidonia. All'interno del progetto Life Sea Forest, il Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena ha effettuato degli interventi di ricucitura di Posidonia oceanica in corrispondenza dello specchio acqueo antistante la spiaggia Cavalieri nell'isola di Budelli, utilizzando tale di Posidonia recuperata nell'area in questione. Il risultato di questa sperimentazione ha portato ad un successo di attecchimento che è valutato intorno al 90%. Grazie al progetto Sea Forest sono stati sostituiti i 63 sistemi d'ormeggio dei campi boe presenti sull'isola Asinara e anche le 63 boe d'ormeggio. Abbiamo anche realizzato un intervento pilota di ricucitura della prateria di Posidonia in una piccola area presente a località Calareale. Realizzazione del campo ormeggi nell'area particolarmente sensibile di Punta Licosa, nell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate e interventi di ricucitura effettuati presso Baia Infreschi nell'area marina protetta di Cosa degli Infreschi e della Massita. Nell'ambito del progetto Sea Forest Life, nell'azione C2, sono stati eseguiti degli studi utili agli enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali per l'individuazione di aree di fondale più consone all'ancoraggio dei nattanti. Le attività erano caratterizzate a localizzare le aree di fondo marino caratterizzate da fondale sabbioso, in quanto meno sensibili alle procedure di ancoraggio dei nattanti. I dati utilizzati erano già dati in possesso degli enti gestori o comunque dati ottenuti da procedure di fotointerpretazione di immagini aeree che hanno interessato i primi 10-15 metri di profondità. Le aree sabbiose così individuate sono state suggerite agli enti gestori come aree meno sensibili per l'ancoraggio rispetto alle aree colonizzate dalla prateria di Posidonia oceanica o alle aree con fondale roccioso. Una app contenente questi dati sarà resa disponibile ai diportisti e li potrà aiutare a individuare le aree meno vulnerabili all'ancoraggio. Rimane comunque l'obbligo del diportista di accertarsi sull'assenza di habitat o specie di pregio o protette prima di effettuare qualsiasi operazione di ancoraggio. Per quanto riguarda lo stoccaggio di CO2,
da parte della Posidonia Oceanica, nell'ambito del progetto Sea Forest, è stata condotta un'attività mediante l'ausilio di un veicolo autonomo di superficie equipaggiato con un sensore single beam volto a misurare l'altezza della canopy fogliare. Mediante appunto questo dato è stato possibile quantificare la biomassa fogliare e determinare mediante equazione allometrica il sequestro di CO2. Per quanto riguarda tutti gli interventi di ricucitura delle praterie di Posidonia Oceanica, ISPRA ha attuato delle operazioni sia di formazione che proprio in mare, iniziando dalla caratterizzazione delle aree del parco dove sono state individuate le zone dove gli ancoraggi avevano danneggiato le mappe di praterie di Posidonia. Ha fatto un corso di formazione, sono stati formati tutti gli operatori disponibili dei parchi coinvolti nel progetto e poi si è attuato proprio le attività di vera e propria ricucitura mediante dei materiali che sono stati distinti in base ai successi che hanno ottenuto gli scorsi anni, che sono stuoie di cocco, stuoie di cocco e canapa e altri materiali, dove sono state inserite le talee preventivamente recuperate oppure i semi di Posidonia Oceanica e tutte queste operazioni sono state compiute insieme agli operatori. Sono stati svolti poi dei monitoraggi e quello che è venuto fuori è che c'è un enorme successo dall'80 all'85%, per cui tutto quello che è stato inserito in queste stuoie non solo ha attecchito ma sta crescendo, quindi un enorme successo di questa azione. In Sea Forest Life, Unitus si è occupata di mettere a punto una metodologia standard che delinea le procedure per stimare le riduzioni nette delle emissioni di CO2 derivanti dall'ancoraggio delle imbarcazioni da diporto sulle praterie di Posidonia Oceanica. La stima è stata effettuata considerando le attività di ripristino sulle praterie previste dal progetto, che risultano addizionali rispetto alla gestione corrente e quindi in grado di generare crediti di carbonio che saranno oggetto di un vero e proprio scambio in un mercato di natura volontaria. Il progetto Sea Forest, attraverso l'azione C4, prevede l'individuazione di filiere sostenibili per il riutilizzo dei residui spiaggiati di Posidonia Oceanica. In tal senso sono state individuate due filiere, la prima che prevede la combustione delle banchette di Posidonia Oceanica, quindi attraverso un processo di gassificazione per la produzione di energia elettrica, e l'altra che invece prevede il reimpiego dei residui spiaggiati di Posidonia Oceanica per la produzione di pannelli isolanti e fonoassorbenti. Il progetto però sta lavorando anche su una terza linea, che è quella che prevede il mantenimento in loco delle banchette attraverso la stipula di accordi territoriali tra i comuni concessionari balneari, al fine di promuovere un aumento della consapevolezza sull'importanza del ruolo ecologico delle banchette di Posidonia Oceanica e soprattutto di contrasto all'erosione costiera. Questo video è stato realizzato con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea.